Ciao a tutti e bentornati sul mio canale. Oggi nuovo tutorial, andremo ad utilizzare le candy oval, la misura più piccolina, le 4x6 mm della Preciosa Ornella, quelle che ho ricevuto in regalo. Io ho ricevuto appunto un bel pacchetto sostanzioso delle 3 misure di candy oval e oggi andremo ad utilizzare queste, la misura più piccolina, che sono precisamente le 4x6 mm, che adesso poi vi mostrerò insieme ad altri materiali. Allora, l'oggetto del tutorial sono questi orecchini semplicissimi con un rivoli incastonato a peyote con le Delica 11.0 e le 15.0. Le Delica e le 15.0 serviranno anche per la lavorazione intorno e poi, come vedete, ci sono le candy oval, delle super duo e delle perle da 3 mm. Questo è tutto il materiale che servirà. Io partirò già dal rivolo incastonato e vi lascerò nell'info box incastonatura di un rivoli da 14 mm con le Delica e le 15.0. Allora passiamo ai materiali. Come vi dicevo, allora, rivoli da 14 mm. Come vi ho detto, partirò dal rivoli già incastonato. Per l'incastonatura servirà le Delica della Miyuki 11.0 e delle 15.0. Io questa volta andrò ad utilizzare le Toho, sono 15.0. Questi serviranno, questi materiali, anche per la lavorazione intorno. Le candy oval della Preciosa sono queste perline a 2 fori e questa è la misura più piccola. Questa è la misura e sono le 4x6 mm. Serviranno delle super duo che andrò ad utilizzare in questa splendida colorazione e delle perle da 3 mm. Nell'info box trovate sempre la lista di tutti i materiali che andrò ad utilizzare. Servirà una monachella, io andrò ad utilizzare questa che è in acciaio, e come filo un farline da 0,15. Naturalmente servirà un ago, io utilizzo sempre un ago extra fine della Miyuki. Bene, questo è tutto il materiale che servirà per questi orecchini. Gli orecchini sono semplici, sono adatti anche alle principianti. Io spero tanto che vi piacciono, fatemelo sapere attraverso i commenti cosa ne pensate. E adesso vi rimando al tutorial perché già l'ho girato. Un bacione a tutti, ciao! Una volta che abbiamo incastonato il rivoli con le Delica e le 15.0, portatevi ad uscire dalla Delica centrale dell'incastonatura, vedete? Quella centrale. Qui inseriamo sull'ago una 15.0, una Delica e un'altra 15.0. Questa deve essere la sequenza, una 15, una Delica e un'altra 15.0. Da questa Delica centrale ci inseriamo nella prossima e tirate il filo. Formeremo dei picot tutto intorno, vedete, in questo modo. Di nuovo una 15, una Delica e un'altra 15.0 come prima. Di nuovo da questa ci inseriamo nella prossima
e tirate bene il filo, aggiustate le perline se serve. Vedete, questo deve essere il risultato e noi dobbiamo continuare in questo modo fino alla fine. Ed ecco qua il risultato. Ora portatevi ad uscire dal primo picot dalla delica centrale. Mettiamo sul lago questa volta una delica, una 15-0 e un'altra delica, il contrario di prima. Una delica, una 15-0 e un'altra delica. Da questo primo picot dalla delica centrale ci inseriamo nel prossimo, sempre nella delica centrale. Formeremo altri picot, vedete, in questo modo. Di nuovo una delica, una 15 e un'altra delica, delica 15, delica. Da questa delica ci inseriremo nella prossima e tirate bene il filo in questo modo e dovete continuare così fino alla fine. Ed ecco qua il risultato. Ora uscite con il filo dalla 15-0 del primo picot di quest'ultimo giro. Ora in tutti questi spazi andremo ad inserire le candy oval, quindi ci inseriamo in uno dei due fori da questa 15-0, ci andiamo ad inserire nella prossima e tirate il filo, vedete, in questo modo. Di nuovo una candy oval e ci inseriamo nella prossima 15-0 e tirate bene il filo, vedete, dobbiamo fare questo giro con le candy oval. Facciamolo ancora insieme. Prendiamo una candy oval e ci inseriamo nella prossima 15-0 e tirate bene il filo. Questo deve essere il risultato e dovete continuare così fino alla fine. E questo sarà il risultato, vedete? Ora portatevi ad uscire dal secondo foro della prima candy oval che abbiamo inserito. In tutti questi spazi andremo ad inserire le super duo, quindi prendiamo una super duo e ci inseriamo nel foro superiore della prossima candy. Di nuovo una super duo e ci inseriamo nella prossima candy nel foro superiore, vedete, in questo modo. Di nuovo una super duo e ci inseriamo nel foro superiore della prossima candy. Questo deve essere il risultato e dovete continuare così fino alla fine. Ed ecco qua il risultato. Ora portatevi ad uscire dal foro superiore della prima super duo. Ora iniziamo quest'altro giro inserendo 3 15-0 sul lago. Dal foro superiore, vedete, ci dobbiamo inserire nel foro superiore della candy che si trova sotto e tirate il filo. Di nuovo altre 3 15-0 e ci inseriamo nella prossima super duo nel foro superiore, vedete, in questo modo. Nel prossimo spazio tra le due super duo andremo invece ad inserire una perla da 3 mm, quindi prendiamo una perla e ci inseriamo nella prossima super duo, vedete, in questo modo. Ora di nuovo inseriremo le 15-0, quindi 3 15-0 e ci inseriamo nel foro superiore della candy che si trova sotto e tirate il filo. Di nuovo altre 3 15-0 e ci inseriamo
nel foro superiore della prossima super duo, in questo modo. Vedete, qui in questo spazio invece andremo ad inserire di nuovo una perla da 3 millimetri. Di nuovo una perla e ci inseriamo nella prossima super duo. Vedete, dobbiamo alternare questa sequenza di perline e lo dovete fare per tutto il giro. Ed ecco come si presenterà. Vedete, io sto uscendo sempre dalla super duo. Ora mi inserisco nelle prime due 15-0, le prime due, e in questo spazio andrò ad inserire una delica e mi inserisco nelle altre 15-0 nelle ultime due. Vedete, in questo modo, e tirate bene il filo. Vedete, così. Ora dovete attraversare di nuovo la super duo, la perla, la prossima super duo e scendere di nuovo nelle prime due 15-0 e di nuovo in questo spazio andremo ad inserire una delica e ci inseriamo nelle ultime due delle prossime 15-0 e tirate bene il filo. Vedete, questo deve essere il risultato e dovete continuare così fino alla fine. Ed ecco qua il risultato. Vedete, ora dobbiamo portarci ad uscire proprio da queste delica, da una di queste delica che abbiamo appena inserito. Vedete, dobbiamo portarci ad uscire proprio da questa delica centrale. Ora mettiamo sul lago 6-15-0 sono 6-15-0. Da questa delica noi ci dobbiamo inserire nella prossima candy oval, non quella che si trova sotto la delica, ma in quella successiva, subito dopo, nel foro basso. Vedete? E tirate il filo. Andremo a fare una decorazione. Di nuovo 6-15-0 e ci inseriamo nella prossima delica centrale e tirate bene il filo. Vedete, in questo modo. Ora qui su questa delica andremo a fare un picot con le 15-0. Inseriamo 3 15-0, il filo esce da questa parte, noi rientriamo nella delica dalla parte opposta e tirate il filo. Vedete, abbiamo formato anche il picot. E adesso di nuovo 6-15-0 sono 6-15-0 e ci inseriamo nella candy oval successiva, non quella sotto alla delica, nel foro basso. Vedete? E tirate bene il filo. Vedete, si formerà questa decorazione. Di nuovo altre 6-15-0 e ci dobbiamo inserire nella prossima delica e tirate bene il filo.
in questo modo. Qui sulla delica andremo a fare un picot con 3 15/0. Il filo esce da questa parte e noi rientriamo dalla parte opposta, sempre nella stessa delica, e tirate bene il filo. Vedete? Questo deve essere il risultato e dovete continuare così fino alla fine. Questo è l'ultimo giro. Dopodiché basta fare un cappietto su uno di questi picot e l'orecchino è terminato. Quindi facciamo questo e ci vediamo dopo. Ed eccolo qua, il nostro orecchino è terminato. Devo fare solo il cappietto, inserire la monachella, quindi vado a inserire 2 rocai 11/0, la mia monachella. Io utilizzerò questa e altre 2 11/0 e rientro, vedete, rientro nella 15/0 centrale del picot. Ora mi basta soltanto andare a rinforzare queste perline. Rientro nella 15 e adesso non devo fare altro che andare a tagliare il filo, bloccare il lavoro all'interno di queste perline. Vado a bloccare in prossimità della perla. Ed ecco qua, adesso taglio il filo e il nostro orecchino è terminato. Questo è l'altro. Come avete visto, come lavorazione è semplicissima, non ci sono grandi passaggi. Io spero che il tutorial vi sia piaciuto. Per il momento io vi saluto, vi mando un grosso abbraccio e ci risentiamo molto presto. Ciao a tutti!